Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi niente chitarre, oggi costruiamo qualche cosa per il laboratorio, qualche cosa da appendere alle French Cleat. Salve a tutti ragazzi e bentornati! Momento di stallo nella costruzione della chitarra headless. Oggi ne approfittiamo per andare un po' avanti con la costruzione del laboratorio che non è ancora finito. Oggi ragazzi sistemiamo queste due. La rete è piena di progetti per appendere le seghe circolari alle French Cleat. Sono tutti molto simili e prevedono un piano inclinato con una fresatura per far passare la lama, su cui noi semplicemente andiamo ad appoggiare la sega così. Sono molto carini, funzionali e anche belli da vedere, però ragazzi come stile non avrebbero niente a che vedere con quello che io ho già appeso qua dietro. Quindi per i nostri mobiletti di oggi io mi voglio ispirare allo stile che vedete qua. Ed eccolo qua, già bello che pronto! Ci vediamo alla prossima ragazzi! Ovviamente scherzo. Però questo mobiletto che avevo pensato per questa piccola sega circolare in realtà è perfetto anche per queste più grosse. Adesso vi faccio vedere. Togliamo la piccola e ci mettiamo la piccola da fondamento. Come vedete ragazzi ci va alla perfezione e non solo questa, anche quest'altra che è più grossa, chiaramente ci va un pochino più stretta. Voilà. Però guardate qua, direi che è perfetto. Oltretutto questo mobiletto qua, come gli altri che vedete dietro, sono tutti su base 30 cm. Questo perché io, non avendo un banco sega, ho qualche problema a fare tagli dritti precisi. Certo, queste seghe circolari si possono usare con le guide. Però ragazzi, acquistando dei pannelli da 30 cm per 1 metro, io li trovo normalmente in offerta 5-6 euro l'uno, riesco a comporre questi mobiletti veramente con facilità. Quindi ragazzi, i mobiletti di oggi li facciamo così, però purtroppo non in multistrato. Oggi ragazzi lavoreremo con questo materiale qua. Questo è un asse di abete lamellare 30 cm x 95 x 18 di spessore. Non è il massimo per questo genere di progetti, non solo per una questione estetica, perché i mobiletti verranno diversi da tutti gli altri che sono appesi, ma anche perché questi assi qui nel giro di pochissimo tempo si deformano. Già adesso che le ho acquistate, metà di quelle che erano esposte erano tutte storte. E allora direte voi, perché hai acquistato questo materiale e non il multistrato? Ragazzi, io oggi non avevo la possibilità di acquistare un pannello da 2,5 m e per 3 pezzi da 30% mi hanno chiesto più di 50 euro. Ragazzi, questo materiale qui, questi assi qui sono costate 7 euro l'una, ne ho prese 4, quindi più di quelle che mi servono e mi avanzerà del materiale per altri progetti e comunque ho risparmiato. Quindi oggi chiudiamo un occhio e andiamo avanti con questo materiale. Prima di iniziare però la solita comunicazione di servizio. Lasciami un like, fallo questa volta, iscriviti al canale se non ti sei già iscritto e spunta la campanella. Oltretutto ragazzi vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e su Facebook, seguitemi anche lì ragazzi. Ultima cosa che vi volevo dire, qui su YouTube c'è una sezione community, oppure adesso l'hanno rinominata sezione post. Lì ragazzi ogni tanto io vi do le anticipazioni dei nuovi video e ci sono spesso degli spoiler, quindi ragazzi andate a dare un'occhiata anche lì. E adesso cominciamo ragazzi, cominciamo a fare qualche taglio.
Ed eccoci qui, siamo arrivati alla conclusione, mobiletti terminati. Che cosa ve ne pare ragazzi? Secondo me sono bellissimi, soprattutto questo cassettino è veramente delizioso. Come avrete visto, a parte il cassetto io non ho utilizzato colla, ho fatto tutte le giunzioni con le viti e non ho dato nessuna finitura, esattamente come ho fatto per tutti gli altri mobiletti che vedete appesi. Adesso io non mi fermerò qua, ci sono altre cose che andranno appese, però questi saranno argomenti per prossimi video. Adesso, se non ti sei ancora iscritto, iscriviti al canale, lasciami un like e spunta la campanella. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.